Oggi facciamo un esercizio che ti aiuterà a trasformare il tuo corpo e raggiungere i tuoi obiettivi, che siano perdere peso o mettere su muscoli. E qui non parliamo né di diete rigide né soprattutto dell'ultimo prodotto di tendenza. Secondo uno studio pubblicato dal Journal of Clinical Nutrition, oltre l'80% del peso perso durante una dieta viene recuperato entro soli 5 anni. Quello che faremo oggi è proprio un'alternativa a queste diete restrittive. Un percorso diviso in semplici 7 step dove imparerai a sviluppare delle abitudini quotidiane che nel lungo tempo ti porteranno a risultati sorprendenti. Come diceva il filosofo Aristotele, noi siamo quello che facciamo ripetutamente. Perciò l'eccellenza non è un atto, ma un'abitudine. Ciao, sono Fabrizio, coach nutrizionista certificato con Precision Nutrition, programma ritenuto il gold standard dell'educazione nutrizionale. Ho vissuto per 9 anni in Giappone, lavorando nel settore marketing digitale con colossi dello sport come la squadra di calcio dell'FC Barcellona, i campioni dell'NBA Golden State Warriors e il torneo di tennis Coppa Davis. Adesso che sono rientrato in Italia, voglio condividere con te concetti chiave su nutrizione, fitness e mindset in modo totalmente accessibile e facile da integrare nella vita di tutti i giorni. Adesso prendi carta e penna o apri un'app per prendere note sul tuo cellulare e iniziamo con l'esercizio. Adesso iniziamo con lo step 1. Identifica il tuo obiettivo principale. Iniziamo scrivendo 5 obiettivi che vogliamo raggiungere nei prossimi 24 mesi. Obiettivi per trasformare il nostro corpo e non pensarci più di tanto, scrivi di getto quello che ti viene in mente. Per esempio, perdere peso o mettere massa muscolare o anche fare cose che il tuo corpo non riuscirebbe a fare normalmente, come voglio riuscire a correre per 10 km al giorno. Adesso prenditi il tuo tempo e scrivi i tuoi 5 obiettivi. Metti in pausa il video e una volta che è finito riprendiamo, ok? Adesso guarda questa lista e chiediti, se potessi realizzare uno solo di questi obiettivi nelle prossime 24 ore, quale obiettivo porterebbe maggiore beneficio alla mia vita? Adesso cerca quell'obiettivo, perché quello sarà l'obiettivo dove noi dedicheremo il 100% delle nostre energie e del nostro tempo da ora in poi. E questo è semplicemente il primo passo, capire cosa conta veramente per te e capire dove dobbiamo focalizzare il nostro tempo e le nostre energie. Ora vorrei condividere un po' del mio percorso. Durante i miei 9 anni a Tokyo ho avuto esperienze incredibili lavorando nel settore del marketing digitale, ma lascia che te lo dica, la vita dell'impiegato giapponese non è proprio il massimo. Lunghe ore in ufficio, treni super affollati e obblighi sociali dove l'alcol è praticamente d'obbligo. E ho imparato a mie spese che se non ti ritagli del tempo per te stesso, finisci per esaurirti. E non è un discorso di benessere, è proprio un discorso di sopravvivenza. Adesso pensa a tutte quelle volte che hai deciso di programmare qualcosa per te. Per esempio, hai deciso di andare in palestra, ma il capo ti manda qualcosa da fare all'ultimo secondo. O hai deciso di preparare un pasto sano, ma i bambini fanno l'ultimo delirio perché vogliono il solito junk food. E prima che tu te ne accorga, ti trovi esaurito di fronte alla TV, magari con un pacchetto di patatine e una birra. Ti suona familiare? Questa è la vita che ti ruba il tempo. Ora che abbiamo individuato il nostro obiettivo principale, nei prossimi step lo scomporremo in parti più piccole e gestibili, così da integrarlo facilmente in una nostra routine quotidiana. Adesso torniamo all'esercizio e come prima, se hai bisogno di più tempo, in qualsiasi momento metti in pausa il video. Step 2. Prendi l'obiettivo che hai cerchiato nello step precedente e riscrivilo su un nuovo foglio di carta o su una nuova nota. Rendilo semplice, non scrivere un poema. Per esempio, voglio perdere 5 kg. Step 3, stabilisci una scadenza e qui non si tratta di metterti pressione, ma solamente di dare un senso di urgenza che si traduce in dare priorità a ciò che conta davvero per te. Quindi, con l'esempio di prima, perdere 5 kg, possiamo aggiungere voglio perdere 5 kg in 3 mesi, che poi si traduce in 500 grammi alla settimana, che è un programma veramente pianificabile e facilmente raggiungibile. Step 4. Scomponi il tuo obiettivo in parti più piccole.
Per esempio, per riuscire a perdere quei 5 kg in 3 mesi, pensa a tutte le azioni che puoi fare per raggiungere quell'obiettivo. Per esempio, elimina le bevande zuccherate, pianifica pasti settimanali, vai in palestra 3 volte alla settimana. Step 5, crea una checklist. Una volta che hai scomposto il tuo obiettivo principale in più compiti più piccoli, mettili in ordine in base a quello che ti sembra più semplice. Per esempio, settimana 1 potrei iniziare con l'eliminare bevande zuccherate e per settimana 2 potrei mettere pianificare dei passi settimanali. Questo ti aiuta a sapere dove iniziare ed evitare di rimanere bloccato nella fase di pianificazione. Step 6. Scomponi i compiti in azioni ancora più semplici. Adesso prendi la tua checklist e sotto ogni titolo inserisci azioni ancora più piccole che possono essere completate in 5 minuti, per esempio. Sotto eliminare le bevande zuccherate potremmo aggiungere usa dolcificante invece di zucchero nel caffè o ancora bere caffè 30 minuti prima dell'allenamento invece di un energy drink per darti energia. Invece, per pianificare passi settimanali, potremmo avere cerca 3 ricette su internet, fai una lista della spesa e dedica domenica pomeriggio alla preparazione dei pasti. Questo approccio rende ogni compito più semplice da gestire e ti permette di avanzare gradualmente senza sentirti sopraffatto. Ora che hai il tuo piano, passiamo all'ultimo step, che è agire, ed è lì che la nostra strategia prende vita. Ogni giorno fai un piccolo passo verso il tuo obiettivo e non deve essere nulla di grandioso come abbiamo visto, una cosa che puoi fare in pochi minuti. L'importante è la costanza, fare questo ogni giorno. Perché queste piccole azioni gradatamente nel tempo si accumulano e ti portano a enormi risultati. Per esempio, il nostro obiettivo di eliminare le bevande zuccherate, giusto? Se tu, per esempio, prendi il caffè la mattina e dopo pranzo con un cucchiaino di zucchero, questi 2 cucchiaini di zucchero al giorno equivalgono più o meno a 30 grammi di pasta. Il discorso è, come ho detto, si accumulano nel tempo, quindi un mese questi 30 grammi equivale quasi a 1 chilo di pasta che tu potresti eliminare semplicemente utilizzando un dolcificante invece dello zucchero. Se per esempio fai fatica a trovare tempo per allenarti o inizi da zero, non pianificare 2 ore al giorno di allenamenti in palestra. Inizia piano, magari con 15 minuti di camminata dopo un grande pasto, soprattutto pranzo e cena, o anche qualcosa di più piccolo come fare qualche esercizio nel salotto di casa. E questi brevi momenti di attività, che però puoi iniziare adesso, non fra un mese o nel momento giusto, si accumulano e a poco ti permettono di bruciare più calorie, favoriscono il tuo metabolismo e soprattutto non ti fanno esaurire. Riesci a fare tutto senza stress. La chiave è semplice: fare quel primo passo. Una volta fatto ti renderai conto che tutto sarà più semplice. E prima che tu te ne accorga, queste azioni faranno parte della tua routine quotidiana e si trasformeranno in abitudini che guideranno una trasformazione totale e duratura. Come ho menzionato prima, io mi sono trasferito nel 2015 a Tokyo e iniziato la mia carriera lavorativa nel settore del marketing digitale. Esperienza entusiasmante, ma nel corso degli anni la pressione e lo stress continui hanno iniziato a logorarmi. Poi nel 2020 le cose sono peggiorate, è arrivato il Covid e per di più ho perso mia madre. E questa devastante perdita mi ha costretto a rivedere completamente la mia vita. Durante quel periodo di lutto e incertezza sarebbe stato facile sentirsi bloccati. Invece, grazie anche all'aiuto dei miei familiari e dei miei amici, ho deciso di agire. E non ho iniziato con niente di grandioso, ho deciso di iniziare con piccole azioni focalizzate su fitness e nutrizione. Di nuovo, non erano grandi cambiamenti, ma piccoli passi nella giusta direzione che mi hanno portato e aiutato ad andare avanti. Quello che ho imparato in anni di azienda è che anche i migliori piani, se rimangono sulla carta, sono completamente inutili.
è l'azione concreta che trasforma le idee in realtà. Quindi fai quel primo passo, anche se è piccolo. Non aspettare che arrivi la motivazione, creala tu attraverso l'azione. Grazie a questo esercizio abbiamo iniziato un processo di trasformazione in 7 semplici step. Adesso voglio sapere qual è la piccola azione che tu farai oggi? Che sia preparare un pasto sano o seguire questo canale se hai trovato le informazioni utili, faccelo sapere nei commenti. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Nel prossimo video ci addentreremo in strategie pratiche su come migliorare la tua alimentazione. Ci vediamo nel prossimo video e fino ad allora continua a fare quei piccoli passi ogni giorno per avvicinarti sempre di più al tuo obiettivo.